Milano di notte non dorme mai completamente, ma ora è molto tranquilla. Il rumore del giorno è scomparso, c'è solo un silenzio profondo. Guardiamo in alto, il cielo è di un blu scuro e splendido. La luna piena è grande e luminosa come un faro bianco nel buio. La sua luce tocca i tetti della città, creando lunghe ombre. Ascoltiamo. Non ci sono clacson, solo il vento leggero che muove le foglie. In lontananza, molto lontano, forse si sente l'acqua della fontana. Tutto è calmo, misterioso e rilassante. Questa è l'ora perfetta per la musica. La nostra musicista, Sofia, si trova sulla sua terrazza all'ultimo piano. È il suo piccolo giardino segreto sopra Milano. Ci sono piante alte che la nascondono dalla città. Sofia ha i capelli lunghi e sciolti che le cadono sulle spalle. Indossa un vestito lungo di colore blu scuro, proprio come la notte. I suoi piedi sono scalzi sul pavimento fresco, sembra una principessa della notte. Lei non ha in mano la matita e i fogli come al mattino. Adesso ha il suo violino. Il violino è caldo, di legno rosso-arancione. Questo è il suo rituale. Quando la luna è piena, Sofia deve suonare. Sofia si siede sul bordo del terrazzo e guarda la luna. I suoi occhi brillano come le stelle. Respira lentamente, poi mette il violino sulla spalla, prende l'archetto, il bastoncino con i capelli per suonare e comincia. La musica è lenta e molto dolce, non è triste, ma piena di emozione. È una musica che fa pensare. Il suono del violino di Sofia è come una voce che canta. La melodia sale in alto, sopra i palazzi e le chiese che si vedono in lontananza. La musica abbraccia la città dormiente. Per lei suonare sotto la luna è il modo per ringraziare il silenzio, il buio e la bellezza della notte. È la sua promessa di continuare a fare musica. In questo momento Sofia e il violino sono una cosa sola, sotto la luce magica della luna piena. Milano dorme e sogna al suono della sua melodia segreta. Mentre Sofia suona, è completamente persa nella sua musica, non pensa a niente altro. Le sue dita si muovono agilmente sulle corde del violino, creando suoni bellissimi. La melodia è come un fiume calmo che scorre nella notte. Ma Sofia non è completamente sola. Nell'edificio di fronte, a pochi piani più in basso, c'è una finestra aperta. Dietro quella finestra c'è un uomo. Si chiama Marco. Marco è un pittore. Anche lui ama la notte. Sta lavorando a un quadro, ma è stanco. Si è alzato per prendere un po' d'aria e ha sentito la musica. All'inizio Marco pensa che sia un sogno. Chi suona il violino a quest'ora? Pensa. Poi capisce che è reale. Il suono è leggero ma chiaro. Si avvicina alla finestra e guarda in alto, verso il cielo illuminato dalla luna. Non vede Sofia, ma sente la sua musica che riempie l'aria. La melodia è nuova, non l'ha mai sentita prima. La musica di Sofia tocca il cuore di Marco. È una musica che parla di speranza, di bellezza e di sogni segreti. Marco si siede sul davanzale della finestra e ascolta ogni nota.
Non è un critico musicale, è un artista e sente che questa musica è arte pura. Quando Sofia finisce di suonare l'ultima nota, la terrazza e la città tornano al loro silenzio originale. La magia sembra svanire. Sofia posa il violino con un sospiro soddisfatto. Guarda la luna per un'ultima volta, ringraziandola. Marco, dalla sua finestra, sente la mancanza della musica. Vuole sentire di più, ma è notte e non vuole disturbare nessuno. Però la melodia è rimasta nella sua mente. È un'ispirazione. Marco ha un'idea per il suo prossimo quadro. La mattina dopo, Sofia si sveglia con una sensazione di pace. La notte con la sua musica è stata speciale. Riprende la matita e continua a scrivere nuove melodie. Dall'altra parte della strada, Marco è già al lavoro nel suo studio. Sulla tela bianca comincia a dipingere. Non è un ritratto di Sofia perché non l'ha vista, ma dipinge una scena notturna. C'è una grande luna piena e un cielo blu profondo, e nel centro c'è una figura eterea, quasi un'ombra, che suona un violino. La pittura è piena di luce e di emozione, ispirata dalla melodia sentita. Sofia non sa che qualcuno l'ha ascoltata. Marco non sa chi sia la musicista, ma la musica ha connesso le loro anime artistiche, creando bellezza in due forme diverse. A Milano, sotto la luna o sotto il sole, l'arte vive e unisce le persone in modi inaspettati. E chissà, forse un giorno Sofia e Marco si incontreranno e scopriranno questa magica connessione.